Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato e questa Juventus che continua ad affacciarsi. Spalletti vuole Lobotka, voleva Meret anche perché l'offerta che la Juve ha fatto all'Aston Villa per l'estremo difensore che milita in Premier è da ridere. Novità per quanto riguarda Kevin De Bruyne e Sirene dall'MLS, facciamo il punto della situazione passando anche per le ultime per Hila e Kalaili e uno scambio molto ma molto allettante con la Fiorentina. Ci arriviamo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre l'algoritmo si diverte. Partiamo da questa situazione Juve, ovviamente nelle ultime 48 ore si è parlato tanto, Spalletti vuole Lobotka, non vuole Lobotka, vuole Meret tra i pali, ma il Napoli per la situazione portiere è stato molto chiaro e a finire sul mercato in primis sarà Milinkovic-Savic e le ultime di ieri ci danno anche un nuovo nome che potrebbe sostituire Savic, ovvero Remiro, portiere del Real Sociedad. Nazionale spagnola anche, rappresenta un'opzione gradita alla dirigenza partenopea, classe 95, più di 300 presenze ovviamente già in saccoccia, fatto, finito ed esperto come portiere e 10 milioni l'operazione per quanto riguarda il costo del cartellino, quindi portare a Napoli un portiere che la sa lunga dal punto di vista dell'esperienza, ne ha giocate tante, comunque anche in Europa non è l'ultimo arrivato ed avere comunque due portieri molto forti, non un primo e un secondo che è una scommessa a 3 milioni che poi si fa male il primo e dovresti tirare avanti tutta la stagione con la scommessa. Se vuoi, per quanto mi riguarda, la mia opinione, se vuoi restare comunque competitivo e giocartela nel campionato di appartenenza dicendo anche la tua in Europa, servono due portieri, uno più forte dell'altro, almeno questo è il mio pensiero. Se il Napoli mette Savic sul mercato comunque prenderà un portiere in entrata e nel caso dovesse partire anche Meret, mettiamo che Meret si accorda con la Juve, vuole partire, il Napoli virerà assolutamente su Vicario perché comunque le ultime lo danno fuori dal Tottenham e con un'offerta intorno ai 20 milioni si potrebbe anche portare a Napoli. C'è anche la Juve appunto su Vicario e quindi sarà una lotta Napoli-Juventus. Io mi auguro solo che il Napoli dal punto di vista del come porsi sul mercato nei confronti di squadre che militano nello stesso campionato risponda con la stessa moneta che hanno sempre comunque offerto a noi, ovvero ritardiamo, non c'è quello che firma i contratti, non c'è chi è abilitato a firmare, non possiamo darti niente, questo e quell'altro, quindi quando si presenterà, se si presenterà la Juve per Lobotka, perché abbiamo letto che il Napoli comunque sta diciamo accelerando i tempi per cercare di rinnovare il contratto, o meglio di capire anche Lobotka cosa vuole fare, allora possiamo anche dire non sono in casa, il telefono è staccato, non c'è nessuno che può firmare i contratti. Possiamo anche, diciamo, portarla alla lunga, così come hanno portato alla lunga e stanno ancora portando alla lunga la situazione Allegri. Mi auguro che il Napoli si ponga, diciamo, allo stesso modo, perché poi essere presi per i fondelli non va assolutamente bene. Per quanto mi riguarda la situazione Kevin De Bruyne, andiamo a riprendere ovviamente la notizia, se la trovo senza fare un caos esagerato, dovrei averla qui. Il club ovviamente vorrebbe sapere da De Bruyne cosa vuole fare, anche perché le dichiarazioni che ci sono state in questi giorni durante il mondiale, voglio capire il progetto, non il progetto, eccetera, eccetera, faranno più stancare la società che, diciamo, tirare acqua al mulino per quanto riguarda un'eventuale permanenza. Io voglio sicuramente capire la situazione e potrei anche dire no, ma De Bruyne vuole sapere per filo e per segno al limite come si gioca, quanto si ci punta, eccetera eccetera eccetera, però tu sei un dipendente di una società e fino a un certo punto ti puoi esprimere, poi se diciamo la situazione non ti convince, senza spandere panni al sole e fare dichiarazioni ovviamente che possono anche risultare un tantino fuori luogo ad oggi,
là sta alla porta, l'offerta se arriva, arrivederci e grazie, perché poi non possiamo nemmeno stare appresso a capricci, tra virgolette, dei dipendenti. Detto questo, la situazione Chila si può sbloccare, la Lazio si è ammorbidita, 20 milioni potrebbero anche, diciamo, portare il difensore a Napoli e quindi diciamo che prendiamo il centrale con una ventina di milioni che non sono i 15 offerti in primis. Vedremo come andrà a finire questa situazione Lucca che comunque è slegata. Piace alla Lazio ma piace anche alla Fiorentina e per quanto riguarda la Fiorentina leggiamo oggi che nel caso dovesse partire Romelu Lukaku ci sono contropartite da poter mettere in un'operazione per Moise Kean a Napoli, compreso Noah Lang. Quindi o Lang o Lucca che piacciono alla Fiorentina potrebbero finire in un'operazione per portare Moise Kean a Napoli, che poi ritroverebbe Allegri. Allegri si fida del calciatore così come il calciatore si fida appunto dell'allenatore, quindi partiresti già da un punto favorevole dal punto di vista del conoscere già chi arriva. L'approccio non lo dovrebbe steccare perché ovviamente ti ritrovi un allenatore che già ti conosce e poi Moise Kean messo nelle giuste condizioni sicuramente potrebbe far bene e dare una mano all'attacco del Napoli, che ovviamente orfano in caso della punta, in questo caso Lukaku e Lucca che parte in prestito o quant'altro, ti serve l'attaccante e magari avere Højlund e Moise Kean da poter diciamo alternare in determinate situazioni, farli giocare insieme perché poi possono anche coesistere. Per quanto riguarda la situazione Kalaili De Laurentiis è stato molto chiaro, chiedono 25 milioni ovviamente l'Union Saint-Gilloise, ma De Laurentiis è stato molto chiaro, 15 milioni più bonus da poter arrivare al massimo a 20, altrimenti ci si guarda intorno. Dodò della Fiorentina le alternative, le abbiamo già dette, così come Norton Cuffy sarebbero operazioni allo stesso prezzo, più o meno 20 milioni sia per Norton Cuffy sia per Dodò della Fiorentina, però diciamo che è giusta anche la situazione analizzata dal Napoli, perché poi tirare troppo la corda io viro e vado da qualche altra parte, anche perché diciamo trovo sicuramente terzini affidabili che possano accostarsi a Di Lorenzo, sempre nel caso diciamo che Di Lorenzo poi vada a fare il quarto di difesa nel Napoli di Allegri, perché può anche darsi che il Napoli possa giocare a 3 così come in un'intervista, ma poi diciamo che andremo più avanti e cercheremo di trovare conferme per quanto riguarda il modulo. Allegri potrebbe giocare con una difesa a 3, l'ha detto ovviamente Giuffredi, perché Giuffredi se n'è uscito, no? Io ho saputo che comunque il nuovo allenatore del Napoli punterà su Marianucci anche per un'eventuale difesa a 3, quindi potrebbe essere un 3-4-3. Io ovviamente le parole di Giuffredi come le leggo così le devo dimenticare, visto il personaggio, perché mi irrita solamente a parlarne, però mai dire mai, può darsi anche che il Napoli si metta con una difesa a 3, anche perché nel caso arrivi Kalaili, che non è un terzino destro puro, ma può fare tranquillamente l'esterno a centrocampo a 4, addirittura in un 3-5-2 con tutta la fascia da cavalcare. Dal punto di vista della situazione tecnica e delle caratteristiche del calciatore ci potrebbe anche stare questo 3-4-3 decantato da Giuffredi, solo perché no, ci punta sul calciatore che poi magari ci punta pure su Marianucci e lo vediamo durante il ritiro per fare il punto se resta o meno, ma certamente Allegri non è che chiamata Giuffredi, no Giuffredi ci puntiamo, anche perché con la difesa a 3 che andrò a fare a Napoli potrebbe trovare anche posto, assolutamente no. Perciò dobbiamo sicuramente prendere con le pinze le chiacchiere soprattutto di questi procuratori che tirano sempre acqua al proprio mulino, soprattutto Giuffredi che ovviamente ha fatto 2 anni sotto la gestione Conte stando zitto senza poter parlare, adesso diciamo deve recuperare tutto il tempo perso. Queste sono le ultime di calciomercato, speriamo ovviamente che arrivi la firma dell'allenatore quanto prima, perché ritarda, ma il Napoli comunque non è assolutamente preoccupato dell'operazione allenatore, così
da incamminarci verso il nuovo Napoli anche dal punto di vista del sistema di gioco e come saremo in campo, perché quello è quello che ci deve interessare e quello ci interesserà poi per tutto il campionato prossimo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!